In questo periodo avaro di nuovi modelli realmente interessanti da proporre al pubblico, stanno andando molto forte svariati progetti di nicchia. Oggi è il turno di Ares Design con la sua Panther, ma andiamo con ordine. Ares Design Factory si propone come costruttore di lusso specializzato nel reinterpretare alcuni veicoli molto particolari, la Bentley Mulsanne ad esempio, e nel progettare da zero nuovi veicoli ispirati talvolta a miti del passato. Nata nel 2017 come progetto 1, si è subito posta come moderna visione della celebre De Tomaso Pantera. La V8 tutta squadrata prodotta tra il 71 e il 92 viene ripensata su base Lamborghini Huracan. L'intera vettura è stata ricostruita con largo impiego della fibra di carbonio per ridurne il peso. Monta in posizione centrale posteriore il 5002 V10 potenziato a 650 cavalli, con uno 0 a 100 in 3 secondi e 1 e una velocità massima pari a 324 km/h. Il DNA della Huracan le dona proporzioni e dimensioni, rivelandosi una base perfetta consentendole di far riaffiorare le linee della vecchia Pantera. Le altre modifiche meccaniche degne di nota sono tradotte in uno scarico libero controllato da una valvola, una nuova mappatura elettronica, cerchi in lega leggera differenziati da 20-21 pollici, freni con dischi carboceramici ed una trovata curiosa. Disponendo del 7 marce automatico doppia frizione, la trasmissione è una garanzia, tuttavia è presente un comando ad H per gestire la stessa. Si passa dunque dalla P alla D, niente di entusiasmante, si ha comunque la sensazione di avere un manuale solo a livello visivo. Il grosso del lavoro è stato incentrato sul design di questo progetto, inserendo continui richiami alla De Tomaso che si è prefissata di far risorgere. Il frontale squadrato con fari a scomparsa lo trovo azzeccato. I riferimenti sono corretti e non eccessivi. Il posteriore, la sezione più interessante a mio parere, è bellissimo soprattutto nella copertura del vano motore, che ricorda le supercar degli anni 80. Meno belli i fari Camaro Style e il diffusore con le uscite di scarico troppo simili alla Donor Car. Complessivamente è un progetto ambizioso e di qualità assoluta, non si tratta di un ricarrozzamento o un intervento minimo. La Panther è un'auto il più possibile a sé. Non vi nascondo che nutro una certa attrazione per la Pantera GT5, mi è sempre piaciuta nonostante i suoi difetti, e la scomparsa di De Tomaso tra i brand internazionali è stato un vero peccato. In più, questa rivisitazione mi piace perché ricorda parzialmente la Vapid Bullet presente in GTA 5, la somiglianza, bisogna dirlo, c'è tutta. Tra tutti i tentativi di farla rivivere, questo è senza dubbio il più riuscito, per non parlare degli altri progetti realizzati da Ares Design, un costruttore davvero interessante.